Buongiorno amici, dalla redazione della casa editrice Tuti, in particolare dal senior editor il dottor Davide Bolognesi, ho ricevuto una segnalazione di un articolo pubblicato dal quotidiano Avvenire, che è il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Ed è un articolo molto interessante. Premetto, a scanso di equivoci, che la chiave di lettura che ne darò io è ovviamente diversa dalla chiave di lettura che sta alla base delle intenzioni dell'articolista che ovviamente scrivendo per l'Avvenire parte da una base, come dire, teologica. Come sapete io no. Quindi non voglio confondere le due idee, però quello che conta è la sostanza di ciò che c'è scritto e che mi interessa sottolineare. L'articolo è: e se la comparsa dell'Homo sapiens non fosse un caso? Un team di scienziati sovverte il modello che ci vuole figli di passaggi lunghi, complicati e altamente improbabili. L'articolo è fresco fresco, cioè del 13 marzo, e dice: la notizia è spaziale, letteralmente, scrive l'articolista. Secondo una nuova ipotesi scientifica, la probabilità che su altri mondi ci siano forme di vita intelligente e autocosciente, come il genere umano, non sono così basse come si è sempre creduto. No, anzi, la teoria in questione suggerisce che per l'emergere della vita intelligente dai suoi elementi di base basterebbe un pianeta con caratteristiche climatiche simili a quelle della Terra. Stiamo semplificando, è chiaro, dice, ma nemmeno tanto. E oltretutto l'aspetto della vita extraterrestre è la conseguenza logica di un impianto teorico la cui parte più affascinante può essere un'altra. Lo sguardo inedito offerto dal lavoro condotto da un team composto da 2 geobiologi e 2 astronomi. Questo sguardo inedito arriva infatti a sovvertire la convinzione scientifica che gli esseri umani siano il frutto di un insieme di eventi casuali e altamente improbabili. E poi prosegue dicendo: a una persona di fede, ed è qui che comincia la distinzione tra la mia chiave di lettura e la sua, a una persona di fede non sfuggirà che questa visione è piuttosto suggestiva, se non altro altamente compatibile con la presenza di un creatore del quale potersi considerare figli. Io qui mi permetto, ovviamente prendo atto di quella che è l'intenzione dell'articolista, ma mi permetto di sostituire la parola creatore con la parola Elohim, che peraltro prendo dalla Bibbia, quindi sempre dallo stesso ambiente della Chiesa cristiana. Poi l'articolista dice che secondo questa visione l'emergere di esseri intelligenti e tecnologici non è stato un evento semplice e lineare, ma ha dovuto affrontare diverse prove e passaggi intermedi complessi. E dice: spiegato così è facile pensare a una sorta di lotteria galattica. In realtà c'è questo libro che vi invito a leggere, che parla di ciò che ha scritto Russell Wallace, che era il collaboratore di Darwin. Quindi, al di là di quello che potrebbe essere la teoria, quella scientifica più diffusa, quella accettata, quella della evoluzione umana, che richiede una serie di passaggi casuali attraverso i quali poi si esercita la legge dell'evoluzione, cioè della sopravvivenza del più adatto. Wallace, 10 anni dopo la pubblicazione dell'Origine delle specie, scrisse a Darwin dicendo che la loro teoria non era in grado di spiegare l'origine dell'Homo sapiens, e ne spiega anche i motivi, li spiega anche in modo assolutamente scientifico. Per esempio, lui dice: se pertanto troviamo nell'uomo dei caratteri
che mostrano di essere stati dannosi o inutili al momento della prima comparsa, ciò potrebbe significare che essi non sono stati prodotti dalla selezione naturale. Direi di più, un organo specializzato, e qui si riferisce al cervello, non si sarebbe potuto sviluppare per via della selezione naturale, nemmeno se esso si fosse dimostrato del tutto inutile per l'uomo o se il suo utilizzo non fosse proporzionato al suo effettivo grado di sviluppo. Casi come questi proverebbero che non la selezione naturale, bensì qualche altra legge o qualche altra forza è stata all'opera. Se poi ci accorgessimo che proprio queste modificazioni, ancorché nocive o inutili al tempo della loro comparsa, divennero molto più tardi estremamente vantaggiose, il cervello appunto, e sono ora essenziali per il pieno sviluppo morale e intellettuale della natura umana, dovremmo dedurne l'azione di una mente che prevede e lavora per il futuro, proprio come facciamo noi quando vediamo l'allevatore organizzare il proprio lavoro con il determinato proposito di produrre un dato miglioramento nella coltivazione di una pianta o nell'allevamento di qualche animale domestico. E già in molti video ho avuto modo di spiegare come noi siamo una specie addomesticata attraverso tutta una serie di prove e tutta una serie di documentazioni che sono tipiche delle specie addomesticate, e quindi non mi ripeto qui. Nel caso dell'uomo abbiamo proprio a che fare con fatti di tale natura. Pertanto, richiamando l'attenzione su di essi e facendo delle supposizioni sul motivo della loro esistenza, credo di attenermi perfettamente entro i confini della ricerca scientifica come in ogni altro mio lavoro, dice Wallace, cioè io sto scientificamente analizzando il fatto che la teoria dell'evoluzione umana, quella elaborata con Darwin, perché erano collaboratori, non è sufficiente per spiegare la comparsa dell'Homo sapiens, ma ci vuole altro. E che cosa ci dice lui? Lo andiamo a vedere, vi risparmio tutte le analisi anche che fa su altri aspetti, non soltanto sul cervello. Per esempio lui analizza le funzioni della mano, analizza la peluria sul corpo umano, eccetera, e dice: dobbiamo pertanto ammettere che il grande cervello posseduto di fatto dall'uomo non si sarebbe mai potuto sviluppare per nessuna delle leggi dell'evoluzione, poiché queste per loro natura portano ciascuna specie a un grado di organizzazione esattamente proporzionato alle sue necessità, mai oltre. Non preparano nulla per il futuro sviluppo della razza. Non possono aumentare in dimensioni o in complessità nessuna parte del corpo, eccetto quando questa è strettamente correlata ai pressanti bisogni del tutto. Mi sembra dunque che il cervello dell'uomo preistorico provi l'esistenza di un qualche nuovo potere, di un potere diverso da quello che ha guidato lo sviluppo degli animali inferiori attraverso le loro molteplici forme dell'essere. Ovviamente l'articolista pensa e cita espressamente il creatore con la C maiuscola. Io ovviamente penso agli Elohim, questo è chiaro, ma in entrambi i casi sia Wallace sia l'articolista pensano all'esistenza di un creatore con la C maiuscola. Ovviamente si tratta, forse, per quanto mi riguarda, di due tipi di creatori diversi. Per l'articolista e per l'avvenire il creatore è il Dio spirituale, trascendente, onnipotente. Per me è invece
l'insieme degli individui che la Bibbia definisce con il nome di Elohim, e la Bibbia ci spiega anche, lo abbiamo visto molte volte, in che modo loro siano intervenuti chirurgicamente per portare quelle modificazioni che, come dice qui, miravano al futuro, cioè avevano lo scopo di produrre un essere in grado di comprendere ed eseguire ordini, cosa che, come ho letto prima, la natura non fa, cioè la natura non pensa al futuro. La natura semmai seleziona ciò che serve in quel momento, non produce nulla di ciò che in quel momento non è utile, non è funzionale, perché consumerebbe semplicemente delle energie inutili. E quindi appunto dice: mi sembra che il cervello dell'uomo preistorico provi l'esistenza di un qualche nuovo potere, di un potere diverso da quello che ha guidato lo sviluppo degli animali inferiori. Lo ripete ancora: un qualche altro potere diverso dalla selezione naturale è stato coinvolto nella realizzazione dell'uomo. E poi, dopo aver analizzato tutta una serie di aspetti che scientificamente contribuiscono ad avvalorare questa sua tesi, lui dice: la conclusione che vorrei trarre da questo insieme di fenomeni è che un'intelligenza superiore ha guidato lo sviluppo dell'uomo in una ben precisa direzione e per uno scopo speciale. Noi sappiamo dai racconti del Medio Oriente, cioè dai racconti sumero-accadici, e lo sappiamo anche dalla Bibbia, che gli Elohim hanno fabbricato l'uomo perché lavorasse per loro, perché lavorasse al posto loro. Quindi anche questo, ovviamente, ripeto, e questa è l'ipotesi mia, però che parte da quelle premesse, cioè dal fatto che l'evoluzione in sé non sarebbe sufficiente. Dice quindi: la conclusione che vorrei trarre da questo insieme di fenomeni è che un'intelligenza superiore ha guidato lo sviluppo dell'uomo in una ben precisa direzione e per uno scopo speciale, esattamente come l'uomo governa lo sviluppo di molte forme animali e vegetali. Tuttavia noi sappiamo che ciò è avvenuto e quindi dobbiamo ammettere la possibilità che, se noi non siamo le massime intelligenze, qualche intelligenza superiore, attraverso meccanismi più sofisticati di quelli a cui siamo abituati. Non dimentichiamoci che qui siamo alla fine del 1800, noi invece adesso, nel momento in cui leggiamo, siamo abituati a questi meccanismi ben più sofisticati e che sono scritti nella Bibbia come interventi di ingegneria genetica. Attraverso meccanismi più sofisticati di quelli a cui siamo abituati, potrebbe aver diretto il processo grazie al quale si è sviluppata la stirpe umana. E poi l'articolista prosegue e dice che se si dà l'esistenza, e lui presuppone l'esistenza di almeno 6.000 pianeti che abbiano le caratteristiche della Terra, cioè 6.000 pianeti che hanno le caratteristiche necessarie a garantire, a giustificare, a spiegare e a mantenere lo sviluppo della vita in tutte le sue componenti, quindi caratteristiche ambientali, climatiche e nutrizionali, eccetera. Dice: per uno scienziato questo significa innanzitutto che l'esistenza di forme di vita evolute in uno dei quasi 6.000 pianeti individuati oltre il nostro sistema solare non dovrebbe essere un'ipotesi tanto remota. Quindi si comincia a dire che l'ipotesi, e lo dice l'organo di stampa della Chiesa, l'ipotesi di un'esistenza extraterrestre non dovrebbe essere tanto remota. Conclude dicendo: la Terra può anche fare il suo corso e l'umanità ha il dovere di prendersene cura.
sapendo che probabilmente nella sua vera essenza la vita umana c'era prima e ci sarà anche dopo. L'articolista che scrive per l'Avvenire ha ben chiaro che cosa vuol dire dal punto di vista dell'essenza, della vera essenza dell'uomo. La Bibbia ci dice che gli Elohim hanno preso e fabbricato l'uomo Afar, cioè l'uomo terra, e in diversi video spiegavo come queste parti della Bibbia possono essere lette come dimostrazione o come ipotesi dell'esistenza di una sorta di modello che viene preso e viene adattato ai vari pianeti, e quindi questa per me sarebbe l'essenza dell'essere uomo, che quindi poteva esistere prima e potrà esistere anche dopo, quando eventualmente la Terra non contenesse più forme di vita. Ripeto, questa è la mia visione, non quella dell'articolista. La vita umana quindi c'era prima e ci sarà anche dopo. E poi dice una frase bellissima: lassù qualcuno si starà divertendo. Anche qui lui per lassù ha una sua idea ovviamente immediatamente intuibile, e anche ha una sua idea quando dice qualcuno si starà divertendo. Io prendo questo qualcuno e lo sostituisco con il termine Elohim, in quanto intesi come scienziati che usano la Terra e forse anche altri pianeti come laboratori sperimentali per la vita e per tutto quanto essa contiene, quindi compresi esseri intelligenti da poter utilizzare per i loro scopi. Dice: lassù qualcuno si starà divertendo, ma in ogni caso non è meraviglioso? Io dico sì, è assolutamente meraviglioso, e tanto più dal mio punto di vista è meraviglioso quanto più si legge la Bibbia nei termini più letterali possibili, anche quando pare descriverci qualcosa di impossibile, come l'intervento di entità che possono arrivare da uno di quei 6.000 famosi pianeti citati dall'articolista, e che possono aver impiantato qui la vita e possono aver sperimentato, ma soprattutto sperimentato sull'uomo, cioè sperimentato su un essere, per avere una creatura, un loro figlio, per usare un termine usato nell'articolo, per avere un loro figlio che fosse in grado di comprendere ed eseguire i loro ordini. Ciao, grazie e alla prossima.